Ciao a tutti, bentornati su Obiettivi a Mente. Oggi abbiamo l'avvocato Alessia Di Girolamo, che ringrazio per la disponibilità. E questa sarà un'intervista a cui tengo particolarmente perché è un po' proprio l'essenza di questa rubrica che abbiamo avviato. E io e Alessia ci conosciamo praticamente da sempre, abbiamo passato un'infanzia insieme praticamente per anni. E vi presento il personaggio, e dico il personaggio perché è un personaggio, c'è una forza che adesso scoprirete in questa intervista. Alessia nasce con una disabilità che nell'ottica comune, no, dovrebbe dare dei limiti, dovrebbe essere un limite. In realtà quello che doveva essere il limite è diventato la sua forza e quindi ha raggiunto una serie di obiettivi nel tempo che poi lei vi elencherà, partendo già dalla laurea, quindi poi dalla professione di avvocato, poi ha girato un film sulla sua vita e poi non lo so, c'ha tante robe che poi ci dirà lei, perché io sono rimasto solo ad una parte, persona che davanti a tante difficoltà evidenti ha trovato proprio la forza per emergere. Alessia, io adesso ti chiedo insomma di dirci un po', raccontarci un po' la tua storia, chi sei fondamentalmente. E ti lascio la parola e grazie ancora per essere qui. Buongiorno a tutti, grazie a te. Allora, iniziamo dicendo sì, che come hai giustamente detto, io sono nata con una disabilità e io definisco una disabilità degli occhi, nel senso che la mia disabilità è visibile, in quanto io sono affetta da quello che comunemente si chiama nanismo, per cui sono alta, bassa, dipende dal punto di vista, 1,05 m ho i tacchi, quindi anche questo è da dirlo, ecco, lo sottolineo sempre, perché insomma penso che l'autoironia è un salvavita. Come ha detto giustamente Pasquale, sì, io da questa disabilità ho tratto, diciamo, il meglio, nel senso che ho sempre ritenuto che ognuno di noi alla fine in un modo o nell'altro subisce dei traumi nella vita. Però sta a noi poi decidere se, come prenderla, nel senso se reagire e andare avanti e trasformare le cose che si applicano dal negativo al positivo o al contrario rimanere fermi, impassibili e alla vita esporre. E io ho scelto la prima strada, cioè che da questo evento traumatizzante, perché non possiamo nascondere questo aspetto, non sono una persona ipocrita, nel senso né con me stessa né con gli altri, nel senso che ammetto che qualsiasi tipo di disabilità o di diversità chiaramente è difficile da vivere sulla propria pelle, ma anche da far vivere agli altri che ci sono a fianco. Quindi bisogna essere bravi anche a fare questo. Io diciamo che ho avuto la fortuna, tra virgolette, in una grande percentuale di nascere nella famiglia giusta, nel senso che la mia famiglia mi ha dall'inizio accettata come normale, non con non difficoltà ovviamente, e mi ha presentato al mondo, alla società come una persona normale. Ancora oggi, alla soglia della mia grande età di 44 anni, quando mi succede qualcosa, la mia famiglia, la reazione che ha non è poverina, quella persona è stata cattiva con te, ma al contrario, la prima cosa che mi si chiede è tu cosa hai fatto. Quindi questo per dire, no? Nel senso come viene affrontata la problematica partendo dalla famiglia. Ti Sì, posso interrompere? certo. Proprio riguardo alla famiglia, no? Io ricordo un episodio
che risale chiaramente a quando eravamo marmocchi, che insomma, chi ti seguiva dal punto di vista medico aveva sconsigliato che tu, cioè diceva che tu non potessi andare a cavallo. Io ho questo ricordo È vero. insomma, per motivi medici, e ricordo che invece papà e mamma dicevano no, nostra figlia non le manca nulla, può andare a cavallo, con le tutele giuste, e ti hanno fatto andare a cavallo. Questa è E mi sempre volevano una... regalare il cavallo. E ti volevano anche regalare un Regalare il cavallo. cavallo. Sì, sì, quindi sicuramente l'apporto dei tuoi genitori, io l'ho Sì, vissuto, è sicuramente è stato... importante, ma è venuto sempre presente, perché io questo lo dico anche, lo dico e lo faccio ben presente nel film che ho fatto, e tra l'altro è un docufilm, un documentario, più che un film, molto amatoriale, nel senso non c'è un copione, per cui l'unica cosa che è stata decisa sono i luoghi e le tematiche, perché ovviamente un minimo dovevo scegliere, per cui ho la famiglia, l'università, il lavoro, la vita sociale e i ruoli, quello che pure anche oggi andremo più o meno a vedere e a comprendere tutta la sviscerare. vita. Sì, però anche nel film non voleva essere né un film occasionnevole e né però superficiale. Nel Certo, senso io ho dovuto tenere presente e non tutti hanno la fortuna di avere una famiglia così come la mia, e non tutti hanno un carattere come il mio. Per cui ha voluto essere anche un messaggio soprattutto per quelli come me affinché si potessero riprendere gli spazi che invece sono dovuti. Chiaramente ho dovute avere attenzioni perché la rete sia familiare che amicale, più che sociale, perché sociale oggi è inguardabile, quindi è molto importante sì, questo. E quindi niente, partendo appunto dalla famiglia, tornando al discorso di prima, io mi hanno lasciato libera di fare le mie scelte, però sempre al tempo stesso ancorata. Quindi la presenza c'è tuttora, non c'è fisicamente, ma c'è comunque sentimentalmente, ecco. beh, Per cui io, anche da questo punto di vista, no? Avete avuto, tu in prima persona, ma anche i tuoi genitori, avete avuto coraggio. il coraggio di... Io gli andare via, sì, io gli andare via e loro li lasciarmi andare alla fine. perché diciamo che tu hai studiato, hai fatto l'università fuori dalla tua Sì, città. sì, io mi sono diplomata e mi ricordo questa scena, me la ricordo benissimo, ero a tavola e appena diplomata e mio padre mi ha detto, beh, ora arriva il momento, cosa vuoi fare da grande? E io gli ho risposto con molta determinazione, ho risposto, io voglio fare l'avvocato. E tutti sono rimasti scioccati, come mai l'avvocato? Perché voglio difendere le persone come me. Penso che sia questa la mia missione e tuttora lo è. E poi ovviamente lui mi ha detto, va bene, però nella pratica come facciamo? Io sono in Taranto, non abbiamo detto, per cui loro mi hanno detto, ci muoviamo per vedere un po' Taranto, Bari era il luogo più vicino. E io invece ho detto no, io voglio andare lontano. Chiaramente, chiaramente. Ovviamente, lontano. Ero partita con Milano, Bologna, quindi ho dovuto scegliere, insomma, ho dovuto scendere a compromessi e non lo faccio mai. E quindi poi mi hanno anche chiesto e la mia risposta è stata, se volete una figlia repressa e depressa, io rimango qua. Se invece volete una figlia più o meno normale, io voglio mettermi alla prova e credo che il primo salto nel vuoto sia questo, andare via. Sono andata fuori, ho scelto, ho dovuto scegliere una città piccolina, quindi ho scelto Urbino, nelle Marche dove tuttora vivo, e quindi sono andata da sola, quindi neanche in una città dove c'era magari una sorella, un amico, no, completamente da sola. Sei pazzo. Certo, arrivata lì ho fatto il secondo salto perché giustamente i miei mi dicevano vai dalle suore, vai in un istituto, in un college dove magari sai all'inizio non conosci nessuno
e anche lì al primo colloquio al primo colloquio quando questa madre superiore mi ha detto siamo riusciti ad avere un posto per te, la mia risposta ora ho mio padre ho detto ma non se ne parla neanche, io devo andare al college universitario libero e quindi niente, i miei hanno perso le speranze per cui hanno detto va bene, fai quello che vuoi. Ma in merito a questa cosa, no? Mi chiedo, quando hai trovato casa, come tutti gli studenti, hai trovato casa nella città universitaria, evidentemente avrai avuto delle difficoltà oggettive rispetto proprio all'ambiente della casa, no? Per un discorso di misure, di altezze, no? Della cucina piuttosto che, non so, di quello che diciamo dovrebbe essere normale, pure il tavolo. Beh, in realtà all'università non tanto, perché comunque ho letto universitari erano abbastanza norme all'epoca. Però altre difficoltà che ho avuto tipo, non so, la mensa, il pullman, io il pulmino, ecco, diciamo, perché Ormino è un paesino piccolo, c'era il pulmino che accompagnava appunto dal college all'universitario, quello non lo potevo prendere, ma per problemi miei medici non posso salire le scale in maniera autonoma, per cui chiaramente devi avere la fortuna di avere la famiglia, nel senso che chiaramente ti deve risolvere i problemi e quindi ho comprato la macchina, ho preso subito la patente a 18 anni, quindi anche questo, cioè anche questo da una parte è stato fatto per soccombere, diciamo, per ovviare più che altro alle problematiche, però è anche vero che anche là c'è stato coraggio, perché c'è tanta gente che addirittura non vuole prendere la patente perché ha paura. E poi niente, mi sono quasi organizzata naturalmente. Sì, che poi ci sono delle cose, no? Tipo la patente della macchina, che uno, no, sono cose scontate, cioè uno non dà il giusto peso. E poi ti rendi conto, quando viene raccontata, ad esempio da te, che sì, non è scontato per nulla, cioè No. anche Diciamo che non quello è è scontato e che in Italia non so se all'estero è diverso questo, ma penso di no comunque. Potrebbero andare sicuramente meglio tantissime cose, non a caso io ora ho anche, non ora, da un po' di tempo ho anche altri ruoli per i quali appunto mi batto per queste cose, perché faccio un esempio banale che mi è capitato proprio in questi giorni e nessuno mai ha pensato, però è un problema. Nel senso che pensateci, per esempio, come si possono dire, compagnie, no, neanche, tipo, compagnie, vabbè, noleggio auto, per esempio, non hanno chiaro, le macchine adattate. Per chiaro. cui anche questo è un limite, nel senso che io o chi è come me, o prende la propria macchina o la fortuna che abbia una macchina, oppure non può usufruire delle stesse agevolazioni o vantaggi delle persone non votate. Ecco, quindi tante piccole cose non si danno per scontate, non si pensano neanche. Ecco. Infatti, sì, sì. Senti Alessia, una cosa, intanto so che hai preparato una serie di foto e cose simpatiche che ci faranno un attimo riflettere proprio in merito a questa roba che stiamo dicendo, no? Quindi proprio alle difficoltà quotidiane. Sì. Eh, Sì, perché comunque interrompo, nel senso che all'università magari, contrariamente a quello che uno pensa, perché questa è una domanda che magari non mi fanno ma lo pensano, mm, nel senso che magari quasi tutti mi dicono, vabbè, qual è stato, diciamo, la parte della tua vita nella quale tu hai avuto più problemi. Beh, non è stata l'adolescenza, non è stata l'università, ma è stato il dopo, il vivere da sola o nel campo del lavorativo, del lavoro. Perché l'università, alla fine penso che la leggerezza, l'ingenuità magari dei coetanei ha fatto in modo che in realtà non avessi grandi problemi. Però chiaramente questo anche qui io lo voglio sottolineare, ma più che altro per dare coraggio a fare la stessa cosa.
dipende da carattere. Perché anche dal punto di vista sociale o anche relazionale, ma anche tipo di coppia sentimentale, sono stata io a gestire bene nelle situazioni e là la famiglia diciamo si è messa da parte perché non c'era, per cui io ricordo anche queste cose, nel senso ero io e questo lo faccio tuttora a dire io non arrivo a questa cosa, dammi una mano. Oppure ero io e per esempio quando le mie amiche e i miei amici parlavano di relazioni o di queste cose qua e magari non lo facevano in mia presenza per non ferirmi, ero io e invece rispondevo Raccontami. sì, dicevo raccontami perché se non l'ho fatto imparo. Se l'ho fatto e lo racconto anche io. Quindi rimanevano spiazzati, per cui conta molto, ma molto il carattere. Ma perché io penso che sia una cosa non normale, perché non voglio usare questo termine, però penso che uno lo debba fare, perché dopo che uno ha un trauma del genere, cosa c'ha da perdere? Non c'è niente da perdere. Quindi io penso che le persone debbano ragionare in questo modo. Cioè, anche se uno fa un incidente e rimane senza sorelle, da quel momento in cui è traumatico sicuramente l'evento, però che hai da perdere? Non hai da perdere niente. Quindi alla fine perché non rimettersi in gioco? La vita è una e va vissuta, quindi ecco questo. Comunque qua avrei 8 milioni di domande, cioè ci vorrebbero 8 interviste con te. Senti, No, una comunque cosa... parlavamo della quotidianità, sì, quotidianità ce ne sono tanti i problemi, specialmente l'accessibilità non è all'avanguardia. Ales, ascolta, siccome molte persone, no, che conoscerai anche tu senz'altro, ma perché siamo in tanti ad avere difficoltà e problemi con il giudizio in merito al giudizio e quindi molte persone, no, si sentono bloccate nel fare delle cose per la paura del giudizio degli altri. Faccio a te questa domanda: come tu ti sei rapportata, no, con il giudizio? Perché quella del giudizio è sempre un neo della stragrande maggioranza delle persone, che limita molto, no? E quindi come hai affrontato tu la paura del giudizio? Se mai hai avuto paura, perché tu... Certo, no, c'è la paura, sì. C'hai una paura anche tu ogni tanto, c'hai una paura. Però, Okay. no, io paura ce l'ho ogni giorno, Sì, perché chiaro. io, no, perché comunque infatti stavo per dire, non parlerei al passato, parlerei al presente, nel senso è ogni giorno che devo superare il giudizio e il giudizio. Però come ci siamo detti anche l'altro giorno chiacchierando, io sono una di quelle persone che pensa che non esiste la fortuna. La fortuna può entrare in gioco nella vita di una persona al 20-30%, ma la vita, il destino te lo costruisci tu, te stesso. Per cui come questo vale in ogni campo e in ogni non disabilità, qualsiasi diversità uno abbia, qualsiasi problematica uno abbia, problematica io intendo neanche l'insicurezza, la bassa autostima, e praticamente parte da te stesso, nel senso che nel mio caso chiaramente il giudizio è pesato molto, anche perché come abbiamo appena detto è una disabilità e si vede, è molto evidente, per cui anche quando io ho raggiunto la laurea e pensavo forse l'obiettivo più grande, in realtà non era quello. Poi ne ho raggiunto un altro, cioè l'avvocatura, e anche quello, allora ora ho finito, no. Da là sono cominciati i problemi. Quindi perché ovviamente immaginate che chiamano un avvocato e uno si vede arrivare uno di 1 metro. Allora dice, io tra l'altro raccontavo a te, quindi lo racconto anche oggi, io ho fatto l'avvocato d'ufficio
lavoravo in ufficio e lavoravo e anche la e penale, e quindi penale è abbastanza forte come campo, e avevo la reperibilità anche la notte, quindi io la prima volta che mi hanno chiamata di notte è stata una cosa pesante perché addirittura un omicidio. Per cui io arrivata là di notte mi chiamavano, allora dov'è l'avvocato? Dov'è l'avvocato? E io dicevo io. E dicevano, ma chi è? Ma dov'è? Ma dov'è? E io sono arrivata là, ho detto, sono io l'avvocato. C'è stato un silenzio tombale e anche da ridere perché è morto davanti, voglio dire, no? E io ho detto, sono io. E erano tutti in difficoltà, tranne me, io no, ho detto, ma se io sono avvocato, e ci devo fare. Tu E eri poi, focalizzata su quello per su cui quello stavi che là, io quindi ero, il quello tuo che io momento, ero. in quel momento tu eri l'avvocato, quindi il tuo Sì, focus era sì, incentrato su quello, sì. sul tuo lavoro, sul tuo Sì, mestiere, non quindi su... questo, certo, così come ti ho raccontato, diciamo in maniera breve, anche quando io andavo a fare colloqui nel carcere, chiaramente le prime volte io venivo offesa, denigrata, umiliata, dico chi è questa, ma da dove viene, ma che deve fare questa, io con questa non parlo, mandatemi un altro, e io non lo nascondo, quindi non nascondiamo e ognuno di noi ha comunque delle debolezze e Chiaro. non vanno nascoste, ma vanno affrontate. Per cui tornavo a casa piangendo, la prima, la seconda, la terza, alla fine anche qui uno dice vabbè, ok, cosa faccio? Mi sono guardata allo specchio e anche qua ho detto io sono avvocato e quindi queste persone se io non le aiuto rimangono in carcere e quindi il giorno dopo io sono andata in carcere e ho detto ok, se non vuoi me, per me puoi rimanere là quanto vuoi tutta la vita. E da là è cambiato il mondo. Quindi questo, ritorniamo al punto diciamo di partenza, è che se uno ha una diversità, un problema, una problematica, una disabilità, secondo me se si punta su se stessi, quindi quello che possa essere un miglioramento di se stesso, quindi magari, non lo so, non è il titolo di studio, ma Sul voglio proprio dire, talento, no? Sul è proprio proprio, talento, perché poi sì, ognuno di noi ha talento, dei la propria talenti. forza, sì. Quindi magari, come dire, ci sono due pesi, due misure, per cui se io vengo offesa su questa cosa, esempio, vengo offesa perché peso 100 kg, però se io sono intelligente, mi batto con l'intelligenza. È la stessa cosa, quindi questo è che vogliamo insieme oggi far capire. Chiaramente non è facile, perché chiaramente anche io nel lavoro ho avuto problemi, perché non è là dove uno pensa o pensavo di non averli, perché uno immagina la cultura tutti gli avvocati sono acculturati, allora non avrò problemi, invece no, perché si badava all'immagine, l'immagine, l'esteriorità, l'estetica, quindi ho dovuto lavorare su che cosa? Sull'intelligenza, sul titolo di studio, sulla preparazione, sulla professionalità, Sulla determinazione, quella sì, parte tutto dalla determinazione. certo. E quindi alla fine sono riuscita ad arrivare, insomma, dove volevo arrivare. Eh, Anche, te- anche troppo. Noi adesso diciamo infatti che sei avvocato, che hai girato un film, però poi so che sei stata in televisione più volte, so che Allora stai io, nella commissione delle pari fare opportunità, tu opportunità. Allora correggimi io se... sarebbe lunghissimo raccontare il curriculum, però diciamo quelli i ruoli più importanti che ho e poi sono legati all'area, nel senso che magari c'è un ruolo nazionale e poi ce l'ho anche regionale e comunale, esempio. Allora io ho fatto per 10 anni l'avvocato come libero professionista, poi anche qui ho avuto dei problemi perché da notte al domani non camminavo più. E quindi il mio sogno si è interrotto. Quanti interventi, perché questa è un'altra cosa di cui, una domanda che non ti ho ancora fatto. Tu quanti interventi hai avuto nella tua vita? Io ho avuto più o meno 38 interventi. 38 interventi, Sì. no? Perché qua stiamo parlando di un aspetto, di un altro aspetto Però non
non camminavo più, quindi quando io facevo l'avvocato non camminavo più, quindi sono stata a letto per 1 anno, per cui ho dovuto interrompere e rinunciare a un sogno. Ma anche qua non mi sono arresa perché anche qua comunque dovevo per chiaro. forza andare avanti, per cui non ho più fatto l'avvocato come libero professionista e ho cominciato a mandare curriculum. Ma tu E hai mai ora pensato di mollare? Cioè, nel senso, dici, allora, con la salute, appunto, sottoposta in 40, non so ormai quanti anni siamo arrivati, sono stata sottoposta a 38, a una quarantina di ma interventi. io Eh, interrompo subito, nel senso che tante volte mi è venuto in mente di mollare, ma non l'ho mai fatto. Cosa ti ha spinto a, cioè, perché non ti sei arresa? Perché poi il problema, no? Beh, C'è perché gente che comunque quando, ha molte meno difficoltà rispetto alla tua, cioè parliamo di difficoltà sicuramente minori, no? Eppure molla, eppure molla. E, beh, pensando che ecco, la vita sia accanita, dico a te, che hai avuto tante difficoltà fisiche, di relazione, di tutte quelle che abbiamo elencato, no? E che stiamo elencando. Come mai, io mi chiedo, com'è possibile che una persona che invece ha avuto realmente tantissime difficoltà da tanti punti di vista, come fa uno a non mollare? io credo, torniamo proprio all'inizio di quello che ho detto, la scelta. Cioè ognuno sceglie di essere quello che è. Di essere vittima degli Sì. eventi O vittima o come si dice, non mi viene il o termine, o di sì, di vincere, o combattere, di insomma, di combattere combattere, per perché vincere. a questo punto quando si presenta una difficoltà, come ogni giorno pure a me, nel senso, se tu e scegli, tu, io, e scelgo se guardare il bicchiere metto pieno o metto vuoto. Per cui in qualsiasi caso, come quello che stiamo dicendo, non camminavo più, allora mi sono fermata e ho detto ok, va bene, però dopo che io mi sono fatta una vita fino a quel momento, mi sacrifici da sola all'università, mi sacrifici di studio per diventare avvocato, e mi ammollavo. Quindi diciamo che la tua forza, il tuo punto di forza è che anziché soffermarti sul problema, ti Ah, soffermi sulla ricerca della soluzione al nella problema. soluzione, ma quello bisognerebbe farlo tutti e ogni giorno. Perfetto. Ovviamente bisogna tenere presente, ripeto, non dobbiamo essere ipocriti, nel Che senso c'è un che problema, i che problemi il ci problema sono, c'è, che però sì, va affrontato, va sì. trovata una Oppure, per soluzione. esempio, come tante volte io dico, io, come dire, seguo anche questa teoria pratica, nel senso che guardo e cerco di emulare le persone migliori di me, però quando ho un problema, quindi mi abbatto, vedo le persone peggio di me e quindi non mi ritengo fortunata. Quindi io, quindi se oggi sono triste, guardo la persona che sta peggio e dico, cavolo no, io sono fortunata. Da questa cosa parte poi, ok, mi posso migliorare per arrivare a quello che sta meglio A di me. quella, ok. Sì, ma questo in ogni campo, cioè, Sì. Beh, qualsiasi questo è un po' cosa. no, quello che viene insegnato nei percorsi di coaching per Sì. diventare, diciamo, un leader, no? Cioè avere delle debolezze, però quelle debolezze affrontarle con determinazione. È la consapevolezza che fa la differenza, secondo me. Cioè, Perfetto. nel senso che alla fine uno deve essere consapevole e dico, sono ricco, sono povero, sono disabile, sono monodotato, sono grasso. Però anche quando uno è grasso, voglio dire, uno pesa 100 kg, dice, ah, cavolo, 100 kg, ma se tu continui a mangiare, è ovvio che non arriverai mai alla soluzione del problema. Ma Chiaro, parti dal problema e vedi dove vuoi arrivare, quindi da domani mi metto a dieta, ecco. chiaro, Vorrei chiaro. farlo anche io da domani. Dovremmo farlo tu, cioè anche io. Eh. Senti, Ale, allora vogliamo Sì, fammi vedere, vedere. diciamo, sì, nella pratica Sì, quello che sono le cose che ci siamo detti, quindi le tue sì, difficoltà
E se ci fai vedere un po', so che ci hai preparato Sì, sono qualcosa di nelle simpatico e foto, di... sì, sono nelle foto un po', diciamo simpatiche, ma sono anche molto da effetto, perché magari uno non se ne immagina. E mi è presente che comunque vada, io anche attualmente, ma da 25 anni, io vivo lontana dalla famiglia, quindi io È sono chiaro. completamente da sola. Quindi anche la cosa più stupida e banale io la faccio da sola, quindi non, insomma, E è ben presente. ora vedremo quelle che sono le cose stupide per, diciamo, per noi che magari siamo alti 1,70 m e che per noi è una cosa che non ci dà nessun peso, cioè non ci pensa assolutamente, invece per te è Sì. magari un'altra piccola difficoltà quotidiana che però uno si deve pure cervellare su come, no? Andarla a Sì, sì, superare. sì, sì, Ora infatti ora vi vediamo. faccio vedere subito, diciamo, alcune immagini, non tante perché sennò ci perdiamo. Sì. Quando vuoi c'è il tasto verde per... Ah, hai ragione, mi ero dimenticato. sì, se no continuiamo a vedere noi due. Qua per esempio è un'azione che tutti noi svolgiamo quotidianamente, è quella di fare la spesa. Mm, E nessuno magari immagina, anche qua c'è una scelta. Oltre alla scelta di rimanere a casa e farsi portare la spesa a casa, chiaro. quando vai a fare la spesa c'è anche qua, a parte una grande difficoltà, perché come vedete alla fine è più grande di me la cassa, ma c'è un peso e forse quanto me, io peso 31 kg. Qua ho fatto questa foto proprio per far vedere insomma, anche a tutti che per esempio una come me deve fare una scelta, nel senso che prendere la acqua o prendere la bottiglia. Perfetto. Quindi E io, per tornare 20 esempio, volte, e tornare e 20 tornare volte. 20 volte, ed è quello che io faccio. Eh, È quello che io faccio, a meno che ovviamente attualmente viene un amico, un'amica, ma io difficilmente chiedo, nel senso favori non ne chiedo, se no ogni tanto, insomma. Per cui anche questo è una scelta di essere dipendente o meno. Quindi uscire di casa o farselo portare, sono tre le scelte qua, tre vivi. A casa farsela portare esco vado, pasta o bottiglia, bottiglia, bottiglia o e la tieni, vai 20 volte, 20 volte. Quindi alla sì, fine è una bella... quindi ogni azione implica comunque tante piccole scelte, per cui se uno parte alla base appunto e vuole rimanere impassibile dinanzi alla vita o comunque alle problematiche, niente, rimane a casa. chiaro. Chiaramente E si piange addosso, no? Perché sì, poi... infatti volevo dire chiaramente, è ovvio se uno ha grandissimi problemi non è sbagliato farsi portare la spesa a casa, Chiaro. però è una questione proprio di indipendenza personale, determinazione personale, nel senso voglio essere come gli altri a costo, quindi migliore, no? Essere migliore, migliorarmi, a costo di fare 100 volte avanti e indietro, però vado a fare la spesa. Chiaro, chiaro. Sì, 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 è così. Non è facile, ma è quello, è come dici. Ah no, ecco, la vedi questa? Sì, 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 Ok, allora, quindi siamo riusciti. Questa è la spesa. sì. La prossima, questa è la Il trolley. partenza, il trolley. Allora, sorvoliamo la grande problematica che c'è dovunque della partenza con i treni, l'assistenza disabili, perché un disabile non può prendere un treno, ma da solo, ma deve essere reso portato, o deve essere fatta una richiesta almeno 24 ore prima. E questo secondo me, questa è una cosa di cui io mi batto da 10 anni, ma è una questione molto grande, molto politica, e basterebbe poco per risolverla. Tra l'altro non è una problematica solo dei disabili, ma disabili si può, a parte che si può diventare, da oggi a domani tutti possono diventare disabili, ma ci sono anche disabili, tra virgolette, temporanei,
perché può capitare anche che uno si rompe una gamba, un ginocchio, quindi non può camminare. Però questo è un altro problema, nel senso è il peso, in quanto qui niente, Rolly è più grande di me, per cui anche qua uno deve fare una scelta. Nel senso parto, non parto, parto e prendo la valigia più piccola. E poi comunque questo è un Rolly, quindi questa è la valigia più piccola esista, però per me comunque è grande. Ti porti meno roba. Sì, poi ho meno roba, ma quella compro quando arriva la destinazione. Ok. Oh, Questo è il massimo. vabbè, dai, si percepisce. Si vede? Sì, Perché quello questa cos'è? è una La lavatrice. lavatrice. La Quindi lavatrice. praticamente io quando faccio la lavatrice, praticamente metà del mio corpo è all'interno della lavatrice. Ovviamente anche qua esistono le soluzioni perché ci sono anche le lavatrici quindi con l'apertura davanti. Però questo è un esempio, io ero in questa casa in affitto per cui mi dovevo adattare. È bella questa pure. Sì. Ora passiamo a un'altra immagine, anche questa è un'azione normalissima quotidiana, però è una difficoltà, perché come vedete il bancone di bar è alto quanto me. Sì. Quindi queste diciamo che sono le cose che si potrebbero benissimo risolvere, ma siccome allo stato attuale ancora non sono state risolte, anche qua c'è una scelta, nel senso rimanere a casa o andare a fare colazione al bar come tutti fanno. E quindi chiaramente qua però torniamo anche a dire il discorso di prima e dicevo, nel senso magari uno può chiedere una mano, però può anche provarci da solo, insomma. Perfetto, sì. Vado avanti. Questa è un'altra Un'altra problematica. bella rogna. Questa è casa mia, quindi vedete bene, nel senso, vedete anche la stampella, quindi io non sempre cammino normalmente, ma mi capitano periodi in cui io non mi posso alzare dal letto o periodi che comunque devo usare le stampelle. E qua il citofono e qua io non arrivo nonostante ho i tacchi e anche qui diciamo mi arrabatto come meglio posso, nel senso che molto spesso uso il cellulare a Per parte per arrivare più chiamare, su. sì, sì, a parte per chiamare la gente, ma non chiamo mai la gente, ma per arrivare più su per schiacciare il citofono. Questo, Spettacolo. però anche questo è un'azione quotidiana e uno non immagina quali possano essere le difficoltà quotidiane, anche qui chiaramente alla base se uno mettessero, appunto se mettessero gli citofoni più bassi è ovvio che il problema non esisterebbe, insomma. Sì. E io poi tra l'altro sono una di quelle che pensa, così come penso che la fortuna è un 27% di incisione nella propria vita, penso che anche queste problematiche che sono barriere architettoniche, penso che un abbondante 70% se la società mettesse a norma, chiaramente noi non avremmo questi problemi, ecco, quindi Sì. anche qua la colpa, diciamo, tra virgolette, non è del disabile, ma è della società. Però anche qua chiaramente che si fa, si esce, non si esce, si esce e si prova. Chiaro. Questo è un bancomat e mi è presente e anche questo è un bancomat che già basso. Quindi dipende anche qua, però anche qua non è solo un mio problema, io infatti quando venivo io ho fatto abbassare ulteriormente il bancomat a varie banche facendo appunto un esposto all'API e quindi hanno abbassato Le battaglie di Alessia. ecco, l'Unicredit e la BNL hanno tre bancomat, uno alto, uno che doveva essere accessibile e l'altro più basso, anche perché pure questo non è solo per Alessia, ma è presente la stessa mia altezza più o meno ce l'ha un parapletico. Chissà sulla sedia a rotelle Una sedia ha a lo rotelle stesso problema. e tra l'altro la luce batte sullo schermo, quindi anche se uno arrivasse,
Charity non vede il menù dello schermata, insomma. Sì. Questa è ovviamente, come abbiamo detto prima, l'aiuto, nel senso che chiaramente tante volte è chiaro che io non riesco anche a salire questo è l'ordine dove io ho studiato, per cui a me capita spesso di dover chiedere una mano e Beh, anche qua io a Durbino ce ne stanno di salite. diciamo che ho scelto la città ideale, vogliamo chiamare ideale. Sì, sì, sì. Questo è il trolley che abbiamo visto prima e anche qua, oltre all'altezza c'è anche il peso, perché io devo sollevare il trolley per poterlo mettere in macchina e io di solito lo metto davanti a me o me, non dietro perché mi è più comodo, quindi ognuno di noi poi sceglie diciamo di gestire al meglio le situazioni. Ecco. Allora Ok. queste le abbiamo finite, quindi abbiamo detto e andiamo avanti.